Cos'è la felicità? I 5 fattori della felicità secondo Carl Gustav Jung. Molto spesso si disquisisce sulla felicità, la si cerca con bramosia e la si ammira nella vita dell'altro. È meta di molti e possesso di pochi. A volte pare un lampo, veloce e abbagliante, che attraversa alcuni momenti della nostra vita, per poi dileguarsi, come se non fosse mai arrivata, nel buio notturno delle nostre preoccupazioni e perplessità, passioni inespresse e insoddisfazioni. Ma è davvero quella la felicità? Ossia ciò che avevamo e che ora non c'è più? Quale condizione umana si può davvero definire felicità? Quando si può davvero classificare l'esistenza dell'altro come una vita felice? Quali sono i tratti caratteristici della felicità negli ambiti più significativi della nostra quotidianità? Ebbene, a tutte queste domande ha cercato di dare risposta il grande maestro Carl Gustav Jung. In una intervista pubblicata il 17 luglio del 1960 sul Sunday Times ad opera di Gordon Young, in occasione del suo 85° compleanno. Jung nacque infatti il 26 luglio del 1875 a Käsfeld in Svizzera e morì circa un anno dopo l'intervista con Young, il 6 luglio del 1961 a Küsnacht in Svizzera. Jung, con schietta semplicità, ci fornisce 5 capisaldi fondamentali per un'esistenza appagante e appunto felice, permettendoci così di tracciare una linea di demarcazione netta tra ciò che abbiamo e ciò che dovremmo avere, tra ciò che scegliamo e ciò che avremmo dovuto scegliere. Comprendere infatti cosa possa essere davvero la felicità ci permette di smascherare illusioni e autolimitazioni. Ci permette di conoscere meglio ciò su cui dovremmo lavorare per migliorare seriamente la qualità della nostra vita, ma ci permette anche di giudicare con maggior lucidità l'esistenza altrui, consentendoci di vedere oltre il velo dell'apparenza di una vita d'altri come modello di perfezione riuscita e scorgendone invece le più sottili crepe. Poiché in fondo denudare gli insuccessi e le sofferenze altrui, accostandole alle nostre, può farci sentire tutti più vicini, può farci percepire quel sano senso di solidarietà e di umana fratellanza che ci pone tutti come parte integrante di una stessa collettività, poiché in fondo sogniamo tutti sotto lo stesso cielo. Riflettere con onestà, dunque, sulla nostra e sull'altrui vita ed avvicinarci con maggior consapevolezza e discernimento al nostro e all'altrui stato di felicità e soddisfazione, ai nostri e altrui bisogni e desideri, sono risultati significativi a cui può condurci l'intervista di Jung al grande psichiatra svizzero, di cui di seguito ne leggerete il momento topico, ossia i 5 pilastri della felicità. Gordon Young chiese a Jung quali sono, a suo avviso, i fattori, fondamentali per la felicità interiore dell'uomo. E Jung così rispose: primo, una buona salute fisica e mentale. Secondo, relazioni personali e intime soddisfacenti nel matrimonio, nella famiglia, nelle amicizie. Terzo, la capacità di percepire la bellezza nell'arte e nella natura. Quarto, un livello di vita sufficiente e un lavoro soddisfacente. Quinto,
un punto di vista filosofico o religioso capace di farci affrontare bene le vicissitudini della vita. Punto primo: una buona salute fisica e mentale. Questo è certamente il pensiero e la speranza di molti di noi. Avere un corpo sano e prestante non è infatti solo un ponte comunicativo di successo all'interno di una collettività, bensì è una garanzia a lunga scadenza contro il dolore, le preoccupazioni, la paura. Nulla, e parlo anche per esperienza personale, può spaventare di più quanto la notizia di un estraneo e crudele invasore all'interno del nostro corpo ormai indifeso. Nulla può atterrire di più che il doversi confrontare con una lunga battaglia per la propria vita o per quella di chi amiamo. Siamo umanamente fragili dinanzi alla spietata possibilità che un giorno tutto finisca. Ma possiamo oltrepassare quel tremito di angoscia mettendo in campo quell'indomito coraggio all'esistenza e alla sopravvivenza che è insito in ciascuno di noi, ponendolo al nostro fianco in ogni occasione si percepisca pericolo e paura, il coraggio di vivere, nonostante tutto e nonostante tutti. L'essere umano ha potenzialità infinite da usare come paracadute ad una vita che certamente ci metterà di fronte a difficoltà di ogni genere, ma che deve essere sempre e comunque la nostra priorità. La vita deve essere la nostra priorità. La tutela della nostra esistenza deve essere sempre la nostra priorità. E dunque cosa ci resta dopo queste battaglie, magari vinte o comunque coraggiosamente combattute, in questo lungo cammino che è la vita? Momenti di felicità, orgoglio per noi stessi, allegria e resilienza da condividere con chi amiamo, ma soprattutto con chi davvero può applaudire alla nostra temerarietà, ossia la nostra coscienza. Sì, perché corpo e mente sono come le due parti specularmente tagliate di una stessa mela, che nell'immaginario comune ricordano due anime gemelle. Corpo e mente sono l'uno il riflesso dell'altra. Ciò che del corpo preoccupa guadagna largo spazio nella nostra mente e ciò che della nostra mente è in pieno subbuglio emerge a caratteri cubitali sul nostro corpo. Pensate ad esempio alle nostre preoccupazioni, che non soltanto vengono notate dagli altri grazie a nostre particolari espressioni facciali o posture fisiche, ma che vengono anche assorbite dal nostro corpo, il quale le traduce spesso in patologie psicosomatiche o riacutizzazione di alcune circostanze patologiche croniche. Il nostro benessere fisico va dunque di pari passo rispetto al benessere mentale e più propriamente psichico. Aiutare il corpo facilita la mente, salvaguardare il proprio assetto psicoemotivo rinvigorisce il corpo. Dunque mai dimenticarsi di ciò che amiamo fare: sport, momenti di svago e ludici, passioni e incontri, cura del proprio aspetto estetico e attività ricreative e creative di ogni sorta. E dunque mai lasciare inascoltati lunghi periodi di ansia e stress, paure e angosce, che potrebbero poi svelarsi in sintomi e malesseri fisici come manifestazione silente di un disagio psichico che ha trovato nel corpo il suo unico linguaggio espressivo. Nelle meravigliose conferenze di Basilea, tenutesi nel 1934 come divulgazione pubblica e spiegazione della sua psicologia analitica, Jung definì infatti il corpo come personificazione della nostra ombra. Prendersi cura di sé a 360 gradi significa dunque non dimenticare mai che siamo composti da una dualità gemellare, mente e corpo, che sono l'uno lo specchio dell'altra, sia nella salute che nel disagio.
Punto secondo: relazioni personali e intime soddisfacenti. Tutto ciò che abbiamo sino ad ora affermato del rapporto tra corpo e mente vale inevitabilmente anche per le nostre relazioni sentimentali, amicali e familiari. L'uomo vive immerso nella socialità, fa parte di una rete comunicativa complessa e più o meno ampia, che a volte comporta benefici e gioia, altre volte insoddisfazioni e dolore. Vivere rapporti malsani, tossici o comunque disfunzionali ci pone dinanzi ad una serie impietosa di emozioni e sentimenti negativi, quali rabbia, frustrazione, impotenza, tristezza, che vanno ad interferire non solo con il nostro consueto svolgere attività quotidiane quali lavoro, studio e sport, ma anche con la nostra salute e benessere psicofisico. Ricordate ad esempio le patologie psicosomatiche del punto precedente, oltre che, nei casi più gravi, con la nostra stessa incolumità. Il rapporto simbiontico tra corpo e mente è dunque riproponibile, in sede macroscopica, al rapporto tra uomo e ambiente, tra uomo e società, tra uomo e cosmo. Buone relazioni interpersonali, in cui ci si sente compresi, accettati, amati e protetti, ci permettono di percepire un senso di positivo coinvolgimento agli eventi della vita, di generoso accoglimento di ciò che siamo, di caloroso abbraccio nei confronti delle nostre necessità e progettualità. Ci sentiamo al sicuro quando percepiamo benevolenza e affetto, stima e considerazione. Ci sentiamo in piena armonia con l'intero cosmo, più forti e coraggiosi, capaci di affrontare anche l'impensabile. Ci sentiamo e siamo più sani. Vivere in gruppi o ambienti ostili ed oppositivo-provocatori fa sentire soli, senza soluzioni, e questo contribuisce a ledere non soltanto la nostra autostima contingente, ma anche la percezione futura delle nostre qualità ed efficacia sociale. Ci sentiamo in disarmonia con tutto ciò che ci circonda, demotivati e stanchi, con pesi sul cuore e veli di tristezza tra i nostri pensieri. Ci sentiamo e siamo più cagionevoli. È dunque necessario osservare con attenzione le nostre relazioni sociali, i nostri rapporti amicali e amorosi, familiari e professionali, poiché possono essere trampolino di lancio alla nostra felicità, ma anche, nei casi di disfunzionalità, blocco o regressione del nostro stato di benessere e salute psicofisica. Noi tutti abbiamo bisogno di un supporto, ascolto e sostegno. Tutti. Anche chi per amore o professione dedica alla cura dell'altro la propria vita. Ricordo a questo proposito un episodio, per me ancora oggi molto significativo, accadutomi ai tempi dell'università, precisamente negli ultimi anni precedenti la laurea. Durante uno dei tanti e proficui incontri con il nostro tutor e guida psicoemotiva, che seguiva i laureandi delle facoltà di psicopedagogia e psicologia nei loro percorsi, nei nostri percorsi di tirocinio obbligatorio sul campo, egli espose una grande stima e valutazione molto positiva circa il mio impegno costante e i miei risultati accademici. Ma così egli terminò il suo elogio. Ascolti e sostieni tanto e tutti, ma chi ascolta e sostiene te? Non seppi proferir parola, se non rivedere come in un cortometraggio alcuni spezzoni della mia allora giovane vita, e purtroppo non scorsi granché in quanto ad aiuto e comprensione altrui. Quella semplice, diretta e apparentemente banale domanda è ciò che chiedo ancora oggi a me stessa, per riportare nei giusti ranghi una vita, la mia, in cui a volte dimentico me stessa.
Farvi questa domanda e darvi una sincera risposta può permettervi di comprendere chi vuole esserci davvero per voi e chi invece vuole soltanto fare da comparsa. Terzo punto: capacità di percepire la bellezza nell'arte e nella natura. Con questa affermazione qualità Jung si riferisce alla capacità umana di percepire ciò che, attraverso i propri sensi, per ciascun essere umano sia una forma armonica e piacevole e che quindi, proprio perché così mirabile e ben fatta, apporti soddisfazione e appagamento, gioia e felicità. Jung dunque allude direttamente alla facoltà insita in ciascuno di noi di percepire con cognizione e sicurezza ciò che faccia bene a noi stessi. Jung allude alla nostra abilità di discernere con consapevolezza e certezza ciò che possa appagare e soddisfare i nostri desideri e passioni, i nostri sogni e aspirazioni, poiché appunto ha avvertito, sentito come armonioso e attraente, pittoresco e seducente. Un individuo consapevole è un individuo che sa guidare se stesso nell'immenso oceano delle scelte. È un individuo che sa orientare la propria progettualità a favore di decisioni in linea con i propri desideri e propensioni, gusti e inclinazioni, conducendolo perciò alla felicità. Il distinguere dunque ciò che per noi è bello e stimolante e che quindi potrebbe appagarci, da ciò che invece per noi è sgraziato e malfatto e che quindi non ci apporterebbe alcuna soddisfazione, è un momento fondamentale del percorso di individuazione personale che Jung tanto sottolinea e che porta l'uomo lontano dal magma caotico delle scelte sbagliate, verso una decisionalità più consapevole, benefica e funzionale per ciascuno di noi. Quarto punto: un livello di vita sufficiente e un lavoro soddisfacente. Se ottimali rapporti sentimentali ed amicali, un buono stato di salute fisica e scelte ben fatte possono rappresentare a livello collettivo fattori importantissimi per l'approdo alla felicità, non sempre il benessere materiale viene visto con altrettanta positività e all'unanimità come altrettanto fondamentale fattore alla completezza e soddisfazione esistenziale. In realtà la dimensione economico-professionale è un indice basilare per poter definire il grado di pienezza e appagamento umano, poiché avere risorse materiali e concrete che permettano di vivere con dignità e senza troppe preoccupazioni garantisce all'individuo una strada maggiormente spianata nel mettere a frutto le proprie qualità realizzando sogni e progetti e assicura una maggior e miglior cura di sé, approdando ad esempio a soluzioni terapeutiche più ampie e innovative in caso di patologie fisiche e psichiche o a più numerose occasioni di svago, ricreazione e distensione in caso di periodi esistenziali particolarmente stressanti e complicati. Un tenore di vita fortemente insufficiente, carico di costanti limitazioni e sacrifici, crea frustrazione, rabbia, tristezza, condizioni emotive che portano ad un impoverimento delle risorse psichiche e quindi anche dello stato di salute psicofisico di un individuo, cosa che a sua volta allontana il soggetto dal compiere correttamente e con solerzia la propria professione e i propri compiti sociali, provocando una ulteriore caduta verso il basso del livello esistenziale dell'uomo in questione. È chiaro dunque che possedere risorse e beni sufficienti non significa voler unicamente godere di agi e comfort,
ma significa prevalentemente potersi permettere, ad esempio, un percorso di studi adeguato, un piano professionale in linea con le proprie doti e qualità, accrescendo la propria autostima ed il proprio senso di efficacia sociale. Significa perciò poter dare voce e concretezza alle proprie passioni e aspirazioni, scegliendo liberamente ciò che fa per noi e accompagnandoci agevolmente nel percorso di riconoscimento delle nostre intime potenzialità, potendo appunto decidere senza obblighi e costrizioni, derivanti invece da penuria economica, il nostro cammino personale. Significa dunque dare spazio alla propria creatività, sentendosi capaci e forti nel plasmare la propria realtà circostante, percependosi abili e coraggiosi nel dare corso alla propria vita, secondo le proprie personali abilità. Come può dunque, di fronte a tutte queste fondamentali implicazioni, non avere alcuna importanza l'ambito economico professionale nella corsa verso la felicità? Disdegnare risorse e benessere materiale significa illudersi che la completezza umana possa dipendere unicamente da valori nobili e spirituali, rinunciando così alla propria creatività e castrando doti e inclinazioni personali, rinunciando infine alla propria empirica umanità. Quinto punto. Un punto di vista filosofico o religioso. Sì, perché noi uomini abbiamo anche un'altra risorsa, un fascio di luce potente che dalla nostra interiorità raggiunge distanze siderali, un richiamo, un sentire interiore, come un faro che si accende, a volte più luminoso di altre, ma comunque sempre presente, alto nella burrasca dei nostri pensieri. Abbiamo un credo, una fede, qualcosa a cui affidarci, una voce che in modo rassicurante, temerario e a prioristico ci spinge ad agire in un determinato modo e verso una determinata direzione, verso la nostra salvezza, la nostra felicità. Perché l'uomo ha bisogno di credere in questo qualcosa, ha bisogno di una guida tra le incertezze della vita. Tutti abbiamo bisogno del nostro faro. L'incertezza, i fatti imprevedibili dell'esistenza, i fallimenti, il dolore possono disorientare, metterci dinanzi alla paura, farci percepire in balia del caos, come su un vecchio ponte di legno che ad ogni passo sentiamo scricchiolare sotto i nostri piedi e vediamo oscillare nel vuoto. L'uomo è in grado di percepire in modo importante l'angoscia per tutto ciò che non può controllare, per l'imprevisto, per l'inarrestabile corso degli eventi che pare sordo di fronte alle sue paure. E dunque egli cerca e trova sempre una via, una soluzione altra. Cerca un rifugio, un riparo. Cerca di fronteggiare la vertigine concentrando il suo sguardo verso la sponda d'arrivo e lasciandosi così dolcemente rassicurare dal pensiero che presto si lascerà quel vecchio ponte alle spalle. Ed egli trova questo riparo nella propria interiorità, nell'innata e straordinaria capacità umana di resistere e lottare, di compiere atti di formidabile temerarietà, in quel pensiero dolcemente rassicurante che lo fa sentire forte e risoluto, fiducioso e potenzialmente vittorioso. Ed egli lo chiama fede. Ed è questo che lo aiuta primariamente a librarsi tra le pieghe più dure della vita. Ed è questo che lo può condurre primariamente verso un atteggiamento vigile ma oltremodo flessibile nei confronti della vita e dei suoi accadimenti più dolorosi. L'uomo dunque ha dentro se stesso la risposta più significativa e potente ai dilemmi e guai della vita.
La nostra stessa vita ed il suo mondo interiore sono lo scudo salvifico che ci permette di vedere oltre il dolore, oltre il male, oltre le incertezze e sconvolgimenti. E sono proprio la nostra stessa vita ed il suo energico mondo interiore a dare significato e valore alla nostra stessa esistenza in questo mondo ed anche al dolore stesso. Senza la nostra forza per combatterla, infatti, anche la sofferenza perderebbe di significato, proprio come accade nell'eterna lotta tra il bene e il male, dove il male assume connotati di realtà in virtù della presenza tangibile del bene. Secondo la teoria junghiana degli opposti psichici, infatti, tutto il cosmo è permeato dall'eterna dicotomia e con presenza degli opposti. Godiamo della luce, poiché ne sperimentiamo l'ombra. Così si esprime Jung nel descrivere e parlare della propria stessa autobiografia. Presto sono giunto alla convinzione che senza una risposta e una soluzione dall'interno, le vicende, le complicazioni della vita alla fin fine significano poco. Le circostanze esterne non possono sostituire le esperienze interiori, perciò la mia vita è stata particolarmente povera di eventi esteriori. Di questi non posso dire molto e se lo facessi avrei l'impressione di fare una cosa vana e inconsistente. Posso comprendere me stesso solo nei termini delle vicende interiori. Sono queste che hanno caratterizzato la mia vita e di queste tratta la mia autobiografia. E a conferma di questo, così si espresse nella sua intervista con Gordon Young. Comunque sia, una cosa è certa: le notti sono tante quanti i giorni e nel corso dell'anno la loro durata si equivale. Neppure la vita più felice è priva di una misura di tenebra. Anzi, la parola stessa felicità perderebbe significato se questa non fosse controbilanciata dalla tristezza. Noi dunque disponiamo di molti e concreti mezzi per giungere alla felicità, ma come ci ricorda Jung, che siano tutti però commisurati con ragionevolezza, non soltanto in base alle nostre aspettative, ma anche da un profondo senso di responsabilità, misura e momento contingente. Gli eccessi infatti possono divenire forieri di profondo squilibrio e infelicità. Inoltre, ciò che ci ha resi felici un tempo non è detto che possa di nuovo soddisfarci. Anzi, in un determinato periodo storico della vita di un individuo, ciò che lo ha reso felice in passato potrebbe invece danneggiarlo in futuro. E questo poiché noi non siamo mai gli stessi di un tempo. L'esistenza umana attraversa numerose fasi di cambiamento. Il processo di individuazione ed il contatto con la propria ombra sono percorsi complessi di una sempre maggior consapevolezza e trasformazione. E dunque, ciò che siamo stati non lo siamo più ora. Ciò che ci ha resi felici allora non può più renderci felici tuttora. La felicità dunque non è mai uno step da raggiungere definitivamente, una volta per tutte, per poi scordarsene come un trofeo da esporre nell'eventualità di nuovi visitatori, poiché può bastare un piccolo sobbalzo per vederlo cambiare di posto. Può bastare a volte una minima interferenza nel nostro equilibrio biologico e psicologico per distruggerla, ci rammenta Jung nella sua intervista. La vita umana del resto è un esperimento di esito incerto, ma è comunque un fenomeno grandioso, ricorda dolcemente il grande psichiatra svizzero nella sua memorabile autobiografia. Esistenza che è in serbo sempre per noi
qualcosa di bello, di felice o di piacevole, in mezzo ai suoi doni, grandi e piccoli. E così si concluse l'intervista del maestro.